Rieccoci con un nuovo video. Quest'oggi, come vedete, utilizziamo i tarocchi della luce, questi meravigliosi arcani. È un mazzo molto bello che so che piace particolarmente, proprio perché ha obiettivamente delle raffigurazioni molto evocative e anche dei colori particolarmente accesi, generalmente visti in maniera sempre molto ben augurale per quanto riguarda appunto le stese tarologiche. La domanda che andiamo a fare quest'oggi agli arcani è la seguente: come procederà da un punto di vista sentimentale la mia estate? Ossia, incontrerò qualcuno di interessante? Ci sarà finalmente qualcuno che mi ridesterà da una sorta di malcontento e di torpore? Inizierò una storia, una frequentazione? Allora, questo ovviamente a prescindere, voi sapete che io vi dico sempre, che voi siate o meno persone impegnate, poiché comunque una persona può anche avere un rapporto ufficiale alle spalle, probabilmente che duri anche magari da tanto tempo, però ormai insoddisfacente, ok? Quindi a prescindere dal fatto che voi siate o meno ufficialmente single, cerchiamo di capire se obiettivamente ci sarà qualcuno all'orizzonte che in qualche modo può ridestare il vostro cuore. Allora, io inizio come sempre a mescolare gli arcani e utilizzerò, come faccio spesso, il metodo degli 8 arcani o 7 più 1, come dico sempre io, dove il più 1 sta ovviamente per, ho avuto una carta molto bella tra l'altro, sta appunto per il consiglio degli arcani, che a mio avviso è in realtà probabilmente proprio la carta più importante di tutta la stesa. Allora, vediamo un po'. Quindi per chiunque si sia sintonizzato su questo video, per il principio di sincronicità e stia cercando qualcosa in più, sia da single che da impegnata, cerchiamo di capire appunto se ci sarà qualcosa di interessante in queste ultime battute d'estate. Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Allora, ok. Perfetto. Allora, niente, oggi questo mazzo non vuole stare fermo e neanche il cofanetto. Allora, vediamo un po'. Voi sapete che comunque io descrivo posizione per posizione, prima ovviamente di descrivere poi l'arcano che ne deriva. Allora, prima posizione, ossia presente della situazione, pro e contro della situazione, quindi cosa c'è di buono nella vostra situazione attuale, quali sono gli ostacoli,
cosa avete nel vostro cuore, quindi sogni, aspettative, desideri, il vostro ambiente, quindi persone, amici, parenti, eventuali spasimanti, i rapporti che intrecciate con le persone attorno a voi, se c'è qualcosa di interessante in essere, oppure anche qualcosa invece di ostacolante. Carta più importante del mazzo, cioè il consiglio degli arcani. Come fare per riuscire ad ottenere ciò che ovviamente volete nel miglior modo possibile. Ed infine è la carta del futuro, ossia che cosa ovviamente vi accadrà nel prossimo futuro, tenendo sempre in conto questa posizione, quindi il consiglio degli arcani. Partiamo quindi dalla prima posizione, ossia la posizione del presente. In questo caso abbiamo il 2 di spade. Questa ragazza, come potete ben vedere, è bendata, quindi non riesce in questo momento bene a decidere e a scegliere che strada ovviamente percorrere o scegliere. È una carta di grado 2. Le carte di grado 2 ci riportano sempre a due situazioni. Quindi, nel caso in cui per esempio voi siate impegnate, potreste essere nell'indecisione se lasciare il vostro compagno e proseguire per esempio con un'altra persona, oppure se rimanere con il vostro compagno ed escludere dalla vostra vita un'altra persona. Nel caso in cui voi siate single, potreste essere nel dubbio se rimanere single oppure iniziare una storia con un'altra persona. Oppure potreste essere anche nel dubbio tra due persone, appunto, tra cui scegliere. Quindi rappresenta comunque un bivio, cioè in questo momento siete nel dubbio se appunto eventualmente iniziare qualcosa con qualcuno, oppure lasciar decadere questo interesse, oppure invece se per esempio appunto percorrere questa nuova strada di questa nuova conoscenza. C'è qualcosa che vi sta creando del dubbio. E proprio come questa ragazza siete bendate, nel senso che non riuscite ad oggi, in questo momento, ad effettuare una scelta effettiva, chiara e conclamata. Non è un 2 di coppe, è un 2 di spade. Cioè, come se voi in questo momento foste fermi a un bivio. Vado a destra o vado a sinistra? Ovviamente le opzioni tra cui potete scegliere sono appunto, tra cui appunto vi trovate a scegliere, sono quelle che vi ho ad esempio elencato poco fa. Quindi è ovvio che nel momento in cui voi siete nel dubbio è perché qualcosa non vi torna. Ok? Per esempio, se siete nel dubbio tra due persone è perché evidentemente c'è qualcosa di uno che vi piace, ma c'è anche qualcosa che non vi piace. Idem per quanto riguarda l'altra persona. Oppure nel caso in cui siate delle persone impegnate e siate nel dubbio se lasciare il vostro compagno e iniziare una storia con un'altra persona, è perché evidentemente l'altra persona non vi dà tutte quelle sicurezze e garanzie di cui magari voi vorreste invece essere certe. Quindi c'è comunque qualcosa che non vi torna. La carta del 2 di spade rappresenta l'incapacità, momentanea ovviamente ragazze, di capire chi sono amici e nemici. Quindi in questo momento non vi fidate perché ritenete di non avere abbastanza strumenti, come questa ragazza che non riesce a scegliere perché è bendata, sentite di non avere abbastanza strumenti per effettuare una reale scelta. Per esempio, conoscete magari una persona da troppo poco tempo e quindi è chiaro che non vi fidate abbastanza di questa persona, ma ci sta. Ok? Quindi in questo momento avete ancora la necessità, spade, di riflettere molto. Quindi qui c'è un mentale molto importante che sta castrando, per esempio, anche i sentimenti o anche, per esempio, l'erotismo. Ok? Cioè non vi state lasciando andare del tutto
ad una storia, ad una conoscenza o ad una scelta, perché c'è qualcosa che non vi torna di questa persona o di queste persone, nel caso appunto in cui voi per esempio dobbiate scegliere fra due persone. Quindi ci sono delle situazioni che a vostro avviso non sono ancora mature del tutto per potervi permettere in qualche modo di effettuare una scelta a cuore leggero. In questo momento non vi sentite di fare questa scelta, perché dovete ancora osservare. Le carte di spade generalmente rappresentano, ad esempio nel caso del fante di spade, qualcuno che spia, ok? Una sorta di detective nell'ombra. Quindi in qualche modo voi state ancora cercando di prendere informazioni in riferimento a una o più persone, vi ripeto, perché qualcosa comunque non vi torna. Avete ovviamente la necessità di tutelarvi come tutti i personaggi di spade. I personaggi di spade non è che sono senza cuore, ma rispetto agli altri vogliono tutelare il proprio cuore perché magari hanno già sofferto tanto e quindi si lanciano magari con minor vigore in una nuova situazione, come per esempio potrebbe fare invece un personaggio di bastoni. Ok? Quindi state cercando di tutelare voi stesse e di andarci coi piedi di piombo. Ma perché? Perché non avete ancora, a vostro avviso, appunto, gli strumenti necessari per poter sciogliere questo dubbio, semplicemente. Quindi siete un po' in una situazione di stagnazione. Le carte di grado pari, in questo caso quindi il 2, rappresentano sempre un immobilismo. Quindi una stagnazione in una determinata situazione, una fissità che non porta tanto a procedere in qualche modo in maniera concreta. C'è una progettualità che in questo momento è bloccata. Però fate bene, perché io lo dico sempre ragazzi, ciò che conta è il nostro cuore, la nostra felicità. Ok? Quindi tutelate sempre voi stesse. Se c'è qualcosa che non vi torna, cercate sempre di andare in fondo alla questione, perché la vita è solo e unicamente vostra e di nessun altro. Ok? Vediamo che cosa c'è però di positivo in questa situazione. Allora, che bello, qui abbiamo l'imperatrice. Allora ragazzi, in questo caso l'imperatrice è un'energia molto positiva, un'energia che comunque ci parla di crescita, ci parla, vedete, solitamente l'imperatrice è una donna incinta, quindi una situazione di grande positività, c'è un qualcosa, un seme già c'è, il bambino già c'è. Quindi in realtà c'è qualcuno o qualche situazione che vi sta stimolando particolarmente. Quindi in realtà una conoscenza anche solo a livello comunicativo, perché l'imperatrice rappresenta anche spesso le comunicazioni, quindi le chat, messaggi, social, quindi qualcuno che comunque vi fa la corte, diciamo, c'è già, nel presente c'è per forza, perché con questa imperatrice c'è. Quindi c'è già un piccolo seme, c'è già qualcosa che sta nascendo, che sta crescendo, vedete, qualcosa di molto bello. Ecco perché siete al bivio. Ragazze, chiunque si sia sintonizzato su questo video per il principio di sincronicità, qualcuno ha per forza che in qualche modo è interessato a lei. Ok? Può essere in ambito professionale, può essere in ambito amicale, può essere sui social, quindi qualcuno di interessato, però ragazze, veramente interessato. Quindi non è un semplice ammiratore, perché la carta dell'imperatrice rappresenta comunque, anche se vogliamo, già la presenza di una forma di emotività, non dico di un grande sentimento, ma tenerezza, dolcezza, cioè molto probabilmente voi vi siete già accorte della presenza di questa persona ed è molto probabilmente la persona che vi mette nel dubbio, perché, o una delle due che vi mette nel dubbio, perché obiettivamente qui c'è una persona che prova già qualcosa per voi. La carta dell'imperatrice rappresenta anche la bellezza, quindi non vi nego che chiaramente questa è una persona anche attratta da voi, ok? Essendo una donna incinta rappresenta anche la sessualità, l'erotismo, quindi è chiaro che qui c'è una persona che ovviamente anche vi desidera, quindi non ha solo stima mentale di voi, ma è una persona anche a cui voi piacete tanto da un punto di vista estetico. Però è ovvio che qui abbiamo anche già
comunque una sorta di emotività che sta prendendo corpo. Quindi è una situazione, direi, piuttosto importante, piuttosto bella, che già c'è. E probabilmente è questa situazione che in qualche modo voi state bloccando per cercare di sondare bene il terreno. Però vi ripeto, fate benissimo. È vero anche che però con questa imperatrice, qui c'è solo una grande positività, ragazzi, nel senso che vi ripeto, questa persona, la persona riferita all'imperatrice, è una persona che obiettivamente per voi, non dico che ha perso la testa, ma quasi, È una persona, tra l'altro, abbastanza giovane, quindi potrebbe generalmente avere un'età compresa tra i 35 anni in giù, ok? Quindi non stiamo parlando per esempio di una papessa che generalmente ha dai 40 in su, ok? L'imperatrice è una persona molto giovane, è una persona vivace, è una persona di bell'aspetto ed è una persona che vede in voi ovviamente una sorta di anima gemella. È una persona che si sente già molto legata a voi, visceralmente legata a voi. È una persona che vi sogna, è una persona che pensa molto a voi. E ovviamente qui abbiamo, vi ripeto, tanta emotività. È una persona che potrebbe anche avere un ruolo importante da un punto di vista professionale, perché è un'imperatrice, quindi è una persona di comando. Quindi potrebbe essere una persona di grande peso sociale, potrebbe per esempio far parte anche del mondo dello spettacolo, perché no? Oppure potrebbe appunto essere comunque qualcuno che ha un certo peso da un punto di vista professionale. O è comunque un individuo, è comunque una persona che si è fatta da sola, quindi che sa il fatto suo, che ha un'ottima professionalità, ma soprattutto molto intelligente, perché l'imperatrice rappresenta proprio l'intelligenza pratica. Quindi è una persona molto intelligente, che sa farsi da sola, è una persona che può fare veramente molta strada, È una persona di grande successo, che ovviamente non passa inosservata. Ok? Quindi un'energia sicuramente molto positiva qui ovviamente c'è. Ok? Vediamo nel vostro cuore obiettivamente che cosa c'è, che cosa desiderate, ma anche magari di cosa avete paura. Allora, qui abbiamo il 5 di coppe, ecco, piuttosto diciamo di che cosa, non dico avete paura, però che cosa vorreste allontanare dalla vostra vita? Beh, sicuramente il 5 di coppe ci parla di superficialità. Il 5 di coppe rappresenta, diciamo, gli amorazzi, cioè dei rapporti assolutamente superficiali basati unicamente sulla sessualità, quindi dove il sentimento non c'è. Le coppe, vedete, sono rovesciate e il contenuto delle coppe, questo liquido che rappresenta l'amore e i sentimenti, viene disperso. Quindi in realtà voi temete di cadere in trappola rispetto a delle situazioni che possono apparire, diciamo, anche interessanti, ma che poi si possono rivelare fallaci e fasulle. Guardate, questo è un serpente, quindi tentazioni che possano in realtà portarvi a sbagliare e a scegliere la persona sbagliata, oppure a fare la scelta sbagliata. Guardate, di nuovo torniamo al 2 di spade. Quindi, in realtà, ecco perché non vi fidate, perché evidentemente avete incontrato persone fameliche da un punto di vista fisico, che vi apprezzavano da quel punto di vista, ma che non volevano altro da voi, solo quello. Il 5 di coppe ci parla anche di rimorsi, quindi nel caso in cui voi siate delle persone impegnate, temete in qualche modo di cadere preda di tentazioni che possano quindi portarvi a rovinare il vostro rapporto per inseguire poi che cosa? Un nulla di fatto. Perché nel momento in cui voi doveste incontrare qualcuno di veramente importante, voi sareste pronte alla scelta, senza necessariamente
iniziare una storia parallela. A voi non piacciono queste cose, qui c'è un 5 di coppe. Provereste molti rimorsi, molti sensi di colpa, ma non volete neanche rimpianti, perché il 5 di coppe rappresenta anche i rimpianti. Quindi in realtà in qualche modo aborrite tutto ciò che è appunto superficiale, tutto ciò che è troppo leggero, perché dal vostro punto di vista in questo momento non è ciò di cui avete bisogno. Ecco perché state prendendo del tempo, perché volete al vostro fianco una persona che vi voglia bene e con cui costruire un rapporto importante. Quindi nulla di troppo superficiale, perché siete stanche di questa superficialità. Però ci volete provare, perché vi ripeto, non volete neanche rimpianti, cioè non volete perdere questa possibilità. Quindi in realtà siete aperti al nuovo. È una carta di grado 5 che proviene da una carta di grado 4, come vi ho detto prima, da una sorta di fissità, di stagnazione. Voi volete guardare oltre, state guardando oltre. Una carta di grado 5, c'è qualcosa, ve lo dicevo con l'imperatrice, a mio avviso ragazze qui c'è qualcuno che vi interessa, o a cui voi interessate veramente tanto. Però è chiaro che si tratta proprio di cercare di capire come possa proseguire, soprattutto chi possa essere veramente questa persona, perché dietro chiaramente ad un corteggiamento ci può essere di tutto e di più, ragazzi, perché sappiamo che è chiaro che indossare una maschera è, direi, piuttosto semplice, poi bisogna capire invece quello che effettivamente c'è dietro ad una persona, ok? Vediamo però a questo punto gli ostacoli, quindi quali sono gli elementi effettivamente ostacolanti nel vostro presente. Allora, qui abbiamo un cavaliere di coppe. Allora, generalmente è una carta molto bella, venendomi però purtroppo in accezione negativa, effettivamente qui c'è una persona che è vicina a voi o in qualche modo che vi sta corteggiando, potrebbe essere anche il vostro compagno, mi auguro di no però a questo punto, decisamente infedele. Quindi è un personaggio da tenere veramente a debita distanza. È una persona abituata a corteggiare, ma che obiettivamente ha come unico movente il rapporto fisico con l'altra persona. È un cavaliere di coppe rovesciato, quindi guardate, ci sa fare con i comportamenti, porta appunto un mazzo di rose, ci sa fare nelle comunicazioni, guardate, qui ci sono delle lettere d'amore, ma venendomi in opposizione è un individuo che finge, ve l'avevo appena detto, parlando di maschere. È una persona obiettivamente abituata alla conquista, quindi ci sa fare, sa usare la parola giusta al momento giusto, il comportamento giusto con la persona giusta. Quindi è una persona che tende ad essere un gran Latin lover, cioè sa conquistare una donna, c'è poco da fare, però purtroppo è un gran farfallone. Quindi è il classico conquistatore che però obiettivamente di sentimenti ci mette molto 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 poco, perché il suo obiettivo non è creare un rapporto. Il cavaliere di coppe in accezione negativa è una persona che vuole rimanere single perché ama il gusto della conquista. Nel momento in cui in qualche modo riesce ad ottenere ciò che vuole, si stanca in fretta per andare poi a cercare un'altra preda. Quindi in realtà non è assolutamente una persona di cui fidarsi o a cui affidarsi. Il cavaliere ha un'età appunto compresa tra i 30 e i 40-45 anni. Quindi è un individuo piuttosto giovane, non è un re, quindi non è ancora una persona matura. Ecco perché evidentemente è un po' allergica ai rapporti questa persona. Non è ovviamente più un ragazzino, però è ancora una persona piuttosto giovane. Ed è un individuo di bell'aspetto, quindi è una persona piacente. In genere i personaggi di coppe, i personaggi di denari rappresentano persone impegnate ufficialmente, quindi potrebbe essere una persona impegnata che sta fingendo per esempio di essere single, come fa la stragrande maggioranza delle persone sui social,
Oppure potrebbe essere una persona che magari vi ha detto di essere impegnata, ma che obiettivamente non ha nessuna intenzione di lasciare la compagna ufficiale per stare con voi. Quindi è una persona che ama tranquillamente mantenere il piede in due scarpe ed è la classica persona che lo ha già fatto più volte in passato, quindi potrebbe aver tradito la sua compagna già più e più volte. Quindi attenzione a questo personaggio. Generalmente i personaggi di coppe rappresentano i 3 segni zodiacali d'acqua, quindi potrebbe essere del segno dello Scorpione, Pesci o Cancro, oppure potrebbe avere l'ascendente in uno di questi 3 segni, oppure potrebbe avere un tema natale ricco di questi 3 segni nei pianeti principali che strutturano la personalità. Quindi, per esempio, la Luna, che rappresenta la nostra emotività, potrebbe avere per esempio la Luna in Pesci, ok? Oppure Venere, che rappresenta appunto l'amore, le relazioni che noi intrecciamo con le persone del nostro entourage, quindi potrebbe avere per esempio anche la Venere in Pesci o una Venere in Scorpione. Oppure Mercurio, ecco, le comunicazioni molto abili, ma ambigue, di doppio significato, quindi potremmo avere anche in questo caso per esempio un Mercurio in Pesci, oppure Marte, potremmo avere per esempio un Marte in Scorpione, ok? Quindi un tema natale ricco di questi 3 segni d'acqua. Quindi attenzione, perché è veramente un individuo da temere. Il discorso è che, come vi dicevo anche prima, generalmente è un individuo di bell'aspetto, perché i personaggi di coppe rappresentano appunto individui molto evidenti, con un grande charme, un grande fascino, quindi che attirano facilmente, ecco qui, molte prede. Essendo un cavaliere, ragazze, i cavalieri si spostano nello spazio sicuramente, ma anche nel tempo, quindi potrebbe essere un ritorno, cioè potrebbe essere una persona che già conoscete da tanto tempo e che magari ogni tanto rispunta fuori nella vostra vita, che magari vi cerca, vi manda qualche messaggio, ok? Quindi è una persona da tenere a debita distanza, quindi potrebbe essere, vi ripeto, una persona che già conoscete del vostro passato, che vuole tornare o che è già tornata. Voi sapete che in tarologia la posizione del presente rappresenta anche un futuro ovviamente più immediato, ma anche un passato più recente, ok? Quindi potrebbe essere una persona che è già tornata da poco, che sta tornando o che tornerà a breve. Attenzione a questa persona, perché è una persona estremamente furba e bugiarda soprattutto, ok? Oppure, vi ripeto, una persona che si sposta nello spazio, quindi è una persona che fa molti viaggi, per esempio per lavoro. O addirittura che vive all'estero. Potrebbe anche essere una situazione di questo genere. Spero di avervi dato le indicazioni più ampie per poter riconoscere immediatamente questa persona, perché è una persona un po' negativa, meglio dedicarsi a qualcos'altro che qui c'è obiettivamente. Però ora capisco tutta questa vostra diffidenza, perché tra questa persona e questo 5 di coppe, insomma, non siete state particolarmente fortunate, devo dire la verità, tra le persone che avete conosciuto. Vediamo però a questo punto la posizione del vostro entourage, quindi le persone che vi ruotano attorno. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Qui abbiamo il 3 di denari, certo che c'è. Allora, e tra l'altro più di una. Allora, il 3 di denari rappresenta una situazione ovviamente di molteplicità. Quindi potreste sicuramente avere più persone che ambiscono a voi, ma io questo ve l'ho già detto anche con la carta dell'imperatrice, anche con questo dubbio che appunto vi sta attanagliando in questo momento con appunto il 2 di spade, perché il 3 di denari rappresenta la presenza collaborativa e quindi foriera anche di progettualità futura importante da parte di più persone. Quindi in realtà ci sono delle persone che ambiscono a voi
e non è una, quindi sono più di una persona, quindi è più di una persona. Essendo una carta di pentacoli, potrebbe far parte della vostra cerchia amicale, o comunque, non per forza amicizie strette da anni, ma comunque persone che voi conoscete, per esempio sui social, con cui ci si sente, ok? Quindi sono persone comunicative e che comunque stanno puntando e mirando a voi. Quindi potrebbero far parte della vostra quotidianità. Quindi vi ripeto, persone che avete modo di vedere e sentire perché strette da un rapporto di conoscenza barra amicizia. Ok? In questo caso sono persone con le quali voi avete comunque dei contatti, quindi c'è della comunicazione. Persone che potrebbero anche aiutarvi, per esempio, da un punto di vista professionale, oppure potrebbero essere, per esempio, persone che vi aiutano nel vostro hobby, piuttosto che nelle vostre passioni. Ok, quindi la carta del 3 di denari ci parla di collaborazione. Vedete, queste 3 persone, queste 2 ragazze, questo ragazzo, in qualche modo stanno lavorando per un unico obiettivo. Ok, quindi è chiaro che in questo caso queste persone possono fingere di volere da voi una semplice amicizia, possono fingere in qualche modo di volervi aiutare, vi ripeto, per esempio nella vostra professione, piuttosto che in qualche modo nel vostro hobby, nella vostra passione preferita, nel vostro sport, ma in realtà stanno mirando ad altro. Quindi sono persone che probabilmente non hanno ancora avuto il coraggio di esporsi. Qui è una carta di grado 3, l'imperatrice è una carta di grado 3. Quindi sono persone che hanno una progettualità nei vostri confronti, vogliono migliorare la loro posizione nei vostri confronti, costruendo qualcosa assieme. Quindi, a parte obiettivamente questo cavaliere di coppe, però direi che la situazione è molto positiva. Date un occhio, quindi al vostro ambiente amicale e comunque a tutte le persone con cui appunto svolgete la vostra professione o un hobby in particolare, perché potrebbe proprio essere lì questa persona. Vediamo il filo rosso che unisce voi a queste persone che vi circondano, magari anche a una in particolare. Qui abbiamo il 7, qui abbiamo il 7 di coppe. Cosa sta facendo questo ragazzo? La scelta, guardate, sta scegliendo tra più coppe. Allora, abbiamo iniziato questa stesa con una carta di scelta. Obiettivamente, in questo caso, vi ripeto che voi siete scelte da diverse persone. Ve l'ho detto che siete molto ambite, ragazze. Probabilmente avete proprio un grande fascino, una grande bellezza. Comunque colpite molto, perché io vi ripeto che siete molto ambite. Voi quindi siete scelte da molte persone, ma anche voi potreste quindi scegliere tra più di una persona, ok? Perché il 7 di coppe rappresenta proprio la scelta. Voi però siete solitamente abituate a scegliere con il cuore 7 di coppe, quindi a seguire ovviamente i sentimenti, come dovrebbe essere normale. In questo momento però, cosa vi ho detto all'inizio con questo 2 di spade? Che state castrando dei sentimenti, dei desideri che magari vi porterebbero naturalmente verso una persona per poterci vedere più chiaro e fate obiettivamente bene. Di conseguenza, sicuramente c'è qualcuno che già vi interessa e sicuramente voi interessate addirittura più di una persona. Ma in questo caso si fa ancora più necessaria appunto la necessità di scegliere ponderando e quindi non necessariamente affidandosi ai sentimenti ma alla razionalità, perché ovviamente avendo di fronte a sé più opportunità è chiaro che in qualche modo bisogna appunto tutelarsi dal non rischiare di scegliere magari la persona, non dico peggiore, ma che meno si confà al vostro concetto di amore. Ok? Però obiettivamente voi piacete tanto. Il 7 di coppe ci parla di fascino, ci parla di successo.
Quindi ci sono molte persone che vi vedono in questo modo, che vi stimano, che vi apprezzano. Veramente tante persone, a prescindere che voi siate o meno impegnate, ci sono anche delle persone che obiettivamente pensano, ok, lei è impegnata, però nel caso in cui tra me e lei possa nascere qualcosa di importante, nulla vieta che lei possa lasciare il suo compagno. Quindi persone che obiettivamente sono particolarmente spavalde, ma anche fiduciose e ottimiste, perché il 7 di coppe ci parla appunto di ottimismo, di abbondanza. Un'abbondanza che, vi ripeto, a volte può creare un po' di confusione, perché vedete questo ragazzo sembra un po' dubbioso, ma ci sta. Anche perché, come potete ben vedere, la coppa dalla quale sgorga dell'acqua, quindi del sentimento, è una sola. Quindi attenzione, perché le altre possono essere semplicemente degli abbagli, o delle maschere. Ok? Il consiglio degli arcani. Allora, il cavaliere di spade. Allora, qui è un consiglio un po' particolare, nel senso che voi potreste avere al vostro fianco una persona con la quale probabilmente il rapporto non è nato, diciamo, sotto la grande egida dell'Eros, ok? Quindi non vi siete piaciuti sin da subito, perché probabilmente questa è una persona molto diversa da voi, quindi è una persona molto razionale, una persona anche un po' troppo fredda, è una persona molto severa. Il Cavaliere di Spade è un personaggio severo, è un personaggio particolarmente freddo e comunque in qualche modo anche pepato, quindi è un individuo che ha una lingua tagliente, che non le manda a dire. Quindi una persona che a volte potrebbe essere dura nell'atteggiamento, nelle risposte. Quindi una persona con la quale il rapporto magari non è nato proprio, diciamo, con grande armonia, o non è proseguito proprio in maniera perfetta e comunque appunto gioiosa e allegra, ma è evidentemente un rapporto che gli arcani vi consigliano comunque di approfondire, perché evidentemente è una persona che può risultarvi comunque molto utile per il vostro futuro. Quando nella carta del Consiglio degli Arcani compare un personaggio, quindi regina, re, fante o appunto cavaliere, è ovvio che vi viene consigliato di approfondire il rapporto con questa persona. Le caratteristiche del Cavaliere di Spade, da un punto di vista anagrafico, sono le stesse del Cavaliere di Coppe. Quindi ci troviamo grosso modo tra i 30, 35 e 40 anni, quindi grosso modo la stessa età che abbiamo visto corrispondere con questa energia dell'imperatrice. Ovviamente questa non è la stessa persona del Cavaliere di Coppe, assolutamente no, è una persona che potrebbe essere addirittura comunque un single. È una persona che potrebbe, per esempio, arrivare da una separazione, da un divorzio, quindi è una persona che si lega difficilmente, ma perché in realtà, come vi dicevo all'inizio, ha paura di provare dei grossi sentimenti, perché ha paura di esserne scottato, quindi è una persona che evidentemente potrebbe aver sofferto molto per amore. Potrebbe appartenere ad un segno di aria, quindi Bilancia, Gemelli o Acquario, oppure potrebbe avere l'ascendente in uno di questi tre segni, oppure, come vi dicevo appunto prima, un tema natale ricco di questi tre segni. Quindi, per esempio, potrebbe avere la Venere piuttosto che Luna, piuttosto che Marte o Mercurio in uno di questi tre segni, o anche potrebbe avere appunto più di un pianeta in questi tre segni. È un individuo, vi ripeto, che può apparire piuttosto severo, ma evidentemente dentro ha tanto da dare. Quindi potrebbe essere soltanto una corazza, ma in realtà è una persona comunque che potrebbe darvi tanto, anche semplicemente in termini di approccio mentale, perché ovviamente parliamo di un cavaliere di spade, quindi è una persona
comunque forte, una persona coraggiosa che, vi ripeto, potrebbe aiutarvi e anche magari darvi degli ottimi consigli. Per quanto riguarda l'aspetto professionale, potrebbe essere un individuo che indossa una divisa, quindi potrebbe far parte delle forze dell'ordine, potrebbe essere un militare, potrebbe essere un avvocato, potrebbe essere comunque, per esempio, un datore di lavoro che indossa ovviamente una divisa, potrebbe essere un medico, potrebbe essere un caporeparto, potrebbe essere un vigile del fuoco, un caposquadra. Quindi sicuramente è una persona che ha un ottimo posto di lavoro. Guardate, stessa cosa che vi ho detto con l'energia dell'imperatrice, ok? Ovviamente non ha una nomea particolarmente facile, proprio perché, vi ripeto, è un perfezionista. Potrebbe essere a volte anche un po' polemica questa persona. Vi ripeto, è una persona che potrebbe diventare anche per alcuni un avversario temibile, ma è una persona giusta, una persona leale, coraggiosa, di valore. È una persona geniale, molto molto intelligente. Ragazzi, guardate che praticamente ha le stesse caratteristiche dell'imperatrice, di conseguenza, evidentemente, questa persona indicata in questa posizione è proprio il cavaliere di spade, questo cavaliere di spade, che molto probabilmente viene in qualche modo magari non notato immediatamente, per esempio rispetto a un più abile cavaliere di coppe, perché magari appunto è una persona che può apparire più cruda in determinati atteggiamenti, ma in realtà magari è una persona molto più leale rispetto invece a questa persona che ci sa fare molto bene con le parole, ma in realtà è un imbroglione. Questo cavaliere si muove molto velocemente, quindi è una persona che potrebbe scrivervi o comunque potreste conoscere tra poco tempo, o potrebbe già essere presente nella vostra esistenza, nella vostra quotidianità. Vi potrebbe scrivere perché il cavaliere di spade in particolare porta messaggi, quindi è una persona che in qualche modo potrebbe portarvi a delle ottime notizie o comunque a degli ottimi aiuti nel momento in cui voi ne abbiate bisogno. Tra l'altro, ovviamente anche la carta dell'imperatrice, come tutti gli arcani maggiori, ha un suo rimando zodiacale per quanto riguarda proprio i segni zodiacali ed è spesso abbinata al segno dei gemelli. Ovviamente segno d'aria. Cosa vi ho detto del cavaliere di spade? Potrebbe essere di un segno d'aria, avere l'ascendente in uno dei 3 segni d'aria. Di conseguenza, qui veramente si avvalora sempre di più l'ipotesi che queste 2 persone, quindi l'energia dell'imperatrice e il cavaliere di spade, proprio siano la stessa persona. Quella persona che in realtà sta iniziando a provare del sentimento per voi, con la quale c'è già una simpatia in più rispetto ad altre persone, ma è un individuo fortemente leale, completamente opposto, guardate, anche per quanto riguarda il posizionamento della stesa rispetto al cavaliere di coppe. Quindi date udienza a questa persona e portate avanti questo rapporto, nel caso in cui appunto già sia in essere, oppure nel caso in cui in qualche modo voi abbiate la possibilità di conoscere questa persona entro breve tempo. Vediamo a questo punto la carta del futuro, quindi che cosa vi aspetta. Allora, qui abbiamo l'8 di coppe. Sicuramente voi prenderete una decisione. La carta dell'8 di coppe ci parla ovviamente di una situazione di scelta, quindi siamo partiti da una situazione di scelta ad una di decisione. Terminiamo con l'8 di coppe. L'8 di coppe è una carta decisamente benaugurale in questo senso, perché rappresenta una presa di posizione da parte vostra che vi porterà in qualche modo a scegliere di terminare un rapporto e iniziarne un altro. Vedete, questa ragazza si sta allontanando da un determinato luogo per avvicinarsi verso un nuovo orizzonte dove c'è questo meraviglioso sole che sta nascendo. Ecco qui.
Quindi voi finalmente effettuerete questa scelta. Una scelta che non sarà però, ragazze, ve lo dico subito, priva di comunque in qualche modo dolore, perché chiaramente l'otto di coppe è una carta che ci parla comunque di un momento di riflessione importante che voi dovrete vivere guardando effettivamente dentro voi stesse per fare chiarezza dentro voi stesse, quindi vi toglierete questa benda finalmente e deciderete che cosa evidentemente fare. Quindi uscirete da una situazione di stagnazione. Quindi ci sarà sicuramente una presa di posizione che porterà alla chiusura di un ciclo, quindi di una storia, per aprirne una completamente nuova, che vi porterà gioia, soddisfazioni e speranze. Quindi, in qualche modo, voi andrete verso una situazione di felicità. Addirittura può essere una nuova relazione, un fidanzamento, o può essere anche una nuova conoscenza che man mano vi renderà sempre più felice, sino a che, notando che il vostro amore sarà ricambiato e mettendo in chiaro determinati progetti di unione ed amore con questa persona, finalmente vi porterà a scegliere. Quindi ci sarà una svolta definitiva nella vostra vita. Ok? Quindi sicuramente una carta di grande rinnovamento. Ovvio però che è un 8 di coppe, quindi vi ripeto, ci sarà comunque un momento non semplice per voi, perché ovviamente comporterà la scelta. Quindi finalmente o deciderete tra due persone, per esempio, di sceglierne una delle due, accantonandone una, ma vi dispiacerà comunque accantonare questa persona, quindi non lo farete a cuor leggero, però deciderete di seguire finalmente quello che vi fa stare bene. Nel caso in cui voi siate impegnate, potreste proprio scegliere di allontanarvi dalla persona ufficiale per ovviamente iniziare qualcosa di nuovo con un'altra persona, oppure potreste scegliere di rimanere con il vostro compagno, accantonando definitivamente però l'altra persona. Oppure, nel caso in cui voi siate single, potreste quindi decidere di rimanere single e non iniziare una conoscenza con una determinata persona, preferendo, per esempio, la conoscenza di una persona che arriverà successivamente, perché arriverà. Quindi qui finalmente c'è la vostra presa di posizione, quindi non si rimarrà più in una situazione di stallo, perché l'otto di coppe ci parla di un lungo periodo di stallo, Quindi finalmente andrete verso una situazione di grande serenità e soddisfazione. Andrete verso un grande cambiamento della vostra vita, proprio per evitare delle inutili delusioni, delle inutili frustrazioni, dei dubbi. Quindi l'otto di coppe rappresenta proprio l'abbandonare un qualcosa che faceva più male che bene. Qualcosa che vi dava soltanto, per esempio, delle soddisfazioni parziali. Quindi deciderete di abbandonare questa situazione per seguire invece un qualcosa che vi piacerà di più e vi farà stare bene. Guardate, qui finalmente c'è un nuovo orizzonte. Quindi c'è un grande rinnovamento. Quindi tutto ciò che in questo momento voi andrete a approfondire, a conoscere, vi porterà comunque ad una scelta. Probabilmente anche, come vi ho detto prima, grazie alla presenza di questo cavaliere. Questo sarà un individuo, secondo me, molto importante nella vostra vita, perché probabilmente sarà l'ago della bilancia che vi farà pendere per una scelta piuttosto che un'altra.
Quindi vi allontanerete finalmente da una situazione stagnante, molto probabilmente da questo cavaliere, a mio avviso, da questo cavaliere di coppe. Di conseguenza andrete oltre. Andrete verso qualcosa che vi soddisferà molto di più. E lo farete, vi ripeto, con grande coraggio. Come tutti gli arcani minori, anche l'8 di coppe si rifà ad un arcano maggiore, in questo caso all'arcano maggiore della forza. Di conseguenza, voi farete la scelta giusta, prenderete la decisione giusta, che vi porterà finalmente ad uno stato di maggior soddisfazione. Quindi, evidentemente, vi ripeto, o sceglierete di rimanere col vostro compagno accantonando l'altro, oppure sceglierete di lasciare il vostro compagno per seguire il vostro cuore. Oppure, nel caso in cui voi siate single, sceglierete tra due persone, e qui ce ne sono, abbiamo visto. In particolar modo, guardate, sono proprio uscite due persone, tra l'altro, due personaggi, Cavaliere di Coppe e Cavaliere di Spade. E qui abbiamo già una carta iniziale di grado 2. Guardate come è ovviamente sempre estremamente, sorprendentemente logica una stesa. Quindi sceglierete tra due persone, ovviamente scegliendo la migliore, perché qui andrete verso un nuovo orizzonte. Quindi accantonando evidentemente questo individuo che ovviamente non vi sta dando niente, ma non può darvi niente, ma perché ovviamente, ragazze, lui non vuole niente. Abbiamo detto che questo è un individuo che non cerca l'amore, cerca solo, diciamo, la conquista. Questa è una persona che ama conquistare le proprie donne, no? Ama sentirsi forte, ama sentirsi desiderato, ma nulla di più. Di conseguenza, obiettivamente, a voi personalmente questa persona non può darvi granché e non può sicuramente in qualche modo comunque garantirvi quel rapporto che obiettivamente voi in questo caso meritate. Quindi qui c'è questo meraviglioso cavaliere di spade che vi aspetta e soprattutto quel meraviglioso futuro che vi aspetta con quel sole all'orizzonte che vi riscalderà. Quindi finalmente prenderete la decisione giusta, farete la giusta scelta che vi ripagherà da una lunga stagnazione, da una lunga attesa e che vi porterà comunque finalmente al rinnovamento della vostra esistenza e farete ovviamente più che bene. Quindi vi ripeto, qui persone che comunque ambiscono a voi ce ne sono, ma saprete fare la scelta assolutamente più giusta per voi. E mi raccomando, tenete in ottima considerazione questo cavaliere di spade, perché può essere un individuo molto importante, come ci diceva questa imperatrice. Buona fortuna!